Se sei un artista freelance, un musicista, un creator digitale che lavora nel 2026, si promuove da solo e ha a che fare ovviamente con il mondo digitale, allora devi avere un EPK. Ma che cosa è? Allora, EPK sta per Electronic Press Kit, quindi è una sorta di biglietto da visita digitale che racchiude tutte le nostre informazioni in un solo posto, consultabile in maniera facile, veloce, professionale e accessibile con un singolo clic. Oggi andiamo a creare un EPK insieme usando un tool che ho trovato online. Questo sito si chiama EPK Builder. Andiamocelo subito a vedere. Eccolo qua. EPK Builder Professional EPK. Allora, partiamo subito dal pratico. Andiamo qua. Io ho fatto già il login con la mia email personale usando banalmente un account di Google, quindi sapete già la procedura, è inutile mostrarvela, molto veloce, molto semplice. Oggi andiamo a creare un EPK gratuito, quindi useremo la versione gratuita, c'è anche la versione a pagamento qua sotto pricing. Andiamo a vedere oggi velocemente insieme alcune differenze. Però diciamo, se non avete un EPK, questo mi sembra veramente un buon punto per iniziare ad avere innanzitutto qualcosa. Allora andiamo a creare il nostro EPK. Cliccando sul Call to Action button si apre, esatto, la scheda di base, quindi artista band. Ovviamente adesso io metterò il mio nome personale, ma possiamo mettere appunto anche progetti, band, eccetera. Questo è dedicato principalmente appunto ai musicisti, infatti qua vedete che dice descrivi il tuo suono. Quindi andiamoci a selezionare un po', allora rock, pop, hip hop, facciamoci un po' di soul, facciamo un po' di funk, ci mettiamo un po' di jazz, ci mettiamo un po' di blues, ci mettiamo un po' di classica contemporanea, un po' di cinematica. Andiamo alla prossima, biografia. Allora, biografia, ovviamente, se già lavorate, ognuno di voi avrà una piccola biografia già scritta o plurime, quindi una biografia aggiornata. Se volete farne una velocemente, i metodi sono 100 milioni, non è il caso di dirli qua. Comunque, oggi con tool come l'AI, un chat GPT, possiamo mettere dentro anche in maniera un po' scomposta tutte le cose che abbiamo fatto, la nostra formazione, varie masterclass, eccetera, dargliela in pasto e dirgli, senti, dammi una biografia breve, corta, che funzioni per un EPK, per piacere, stampamela. E lui ce la dà in pasto. Allora, io ne ho già preparata una qua, che adesso mi vado a copiare. Allora, ce la copiamo qua dentro. Pac. Ed eccola qua. Poi ce la andiamo ad analizzare. Questo cancelliamo. Ce la andiamo ad analizzare dopo, nelle varie sezioni. Allora, dettagli, anno di formazione, penso, boh, ognuno metterà un po' quello che vuole. Io qua ho messo 2014 simbolicamente, diciamo, è l'anno del mio diploma in conservatorio. Country Germania, Berlino, che vabbè è dove risiedo adesso, quindi ognuno qua metterà quello che pensa sia più consono. Quindi andiamo su clicca Start EPK ed eccoci qua. Qua siamo nel template praticamente vuoto, come vedete. Guardate che carino. Allora, e qua possiamo subito iniziare ad editare. Quindi qua è prevista una sezione con una immagine grossa che andremo ad aggiungere e qua è la biografia che abbiamo incollato e questa è invece una sezione che ha creato, diciamo, automaticamente dalle informazioni che abbiamo inserito nella pagina precedente. Quindi 2014, Berlino, Germania, Lorenzo Bergamino fa classica contemporanea, cinematica, jazz, blues, soul, funk, eccetera. Questo è un file di testo, ce lo dà come, ce lo butta fuori come un file di testo, quindi noi possiamo andarlo a modificare se non ci piace o se sono troppe informazioni, vogliamo essere più sintetici. Vedete qua con questo doppio cancelletto ce lo mette praticamente in grassetto. Infatti qua il risultato è questo. Se io dovessi cancellare questo cancelletto doppio rimane invece normale, però è caruccio e quindi noi ce lo rimettiamo. La tastiera tedesca, non capisco più niente. Ecco qua. Esatto, qua possiamo andare a cambiare, vabbè, biografia di Lorenzo Bergamino. E qua c'è la biografia che abbiamo messo prima, quindi abbastanza breve, ci sono diciamo informazioni un po' su dove sto adesso, dove è la mia formazione, un po' i progetti che ho fatto molto velocemente perché non si può entrare troppo nel dettaglio in questo specifico prodotto, diciamo che è l'Electronic Press Kit, che è pensato eh,
per un organizzatore, per una booking agency, per qualcuno che magari organizza un evento dove suonate voi, quindi ha bisogno di poche righe da stampare su una brochure o da mettere su un sito o da mettere in un post, quindi non ci possono essere troppe informazioni. Per quello magari se avete un sito internet, ecco, nel sito internet possiamo avere molte sezioni dove una persona può avere il suo tempo di andare a cercare, esplorare, spulciare. Diciamo, questo è proprio un prodotto per gli addetti ai lavori. Quindi una breve biografia, eccola qui. Andiamo avanti alla sezione musica. La sezione musica, allora ovviamente è molto importante, ci dà due opzioni. Aggiungere un link Spotify, ovviamente non ci dà la possibilità magari di mettere, cioè, Apple Music o altri servizi digitali, ma purtroppo ci dà solo Spotify, ma ci dà la possibilità di caricare della musica, quindi un file audio direttamente sul sito. Quindi una volta fatto questo, qua ci sarà un player dove chi avrà accesso al nostro APK potrà ascoltare appunto cliccando direttamente dal nostro biglietto da visita. Adesso andiamo a fare però un'opzione, andiamo a vedere subito come si aggiunge ad esempio la musica su Spotify. Allora, piccola premessa, io non essendo un artista che produce, diciamo, degli album a proprio nome, quindi non ho ancora pubblicato nessun album a mio nome come profilo artistico, ma ho collaborato e ho partecipato alla scrittura di tanta musica nel corso del tempo e di tanti album come autore, e quindi ho creato ad esempio una piccola playlist su Spotify con i lavori più belli dove ci sono dentro varie canzoni nel quale ho partecipato come autore. Quindi andiamoci a vedere un attimino. Ho preparato una playlist appunto qua sopra, su Spotify la trovate Lorenzo Bergamino Music, e andiamo ad esempio a copiarci, ad esempio questo primo brano, The Last Ride, fatto con i The Doge, è un trio strumentale con il grande Gigi Magnozzi e il grande Stefano Bergamaschi, col quale abbiamo prodotto tanti album per l'industria dei media insieme. E questo specifico pezzo appunto con Don Antonio, che è un grandissimo chitarrista che vanta collaborazioni molto importanti in Italia, tra cui anche il Caposela, andatelo a cercare, è veramente un grande. Abbiamo fatto questo album un po' spaghetti western, con un bel videoclip che vi lascio qua linkato, che è interessante se volete vederci vestiti da cowboy ad aggirarci per i canyon. Ad esempio, vogliamo mettere questa singola canzone, noi andiamo qui sulla canzone e facciamo condividi. Dobbiamo stare attenti a non fare copia link al brano, ma bensì incorpora traccia. Quindi quando clicchiamo si aprirà questa finestra, noi ce la andiamo a copiare, copiato, bravo. Torniamo qua e facciamo aggiungi musica Spotify e qui andiamo ad incollare il codice. Andiamo a cliccare ed ecco qui che si apre il player, bello carino, ordinato, già cliccabile all'interno del nostro APK. Quindi una soluzione velocissima, professionale. Ovviamente possiamo pensare di includere magari invece che un singolo brano una playlist, quindi stessa cosa, se io volessi mettere il link a tutta questa playlist, io posso andare qui, copiare, vado su condividi, incorpora playlist, mi vado a copiare, il processo è lo stesso, ci sarà tutta questa playlist all'interno del mio link. Quindi molto bella come cosa, molto utile, pulita, elegante e funzionale. Andiamo avanti, galleria. Allora, qui abbiamo la possibilità di inserire nella versione gratuita del programma soltanto 3 foto, ma insomma ce n'è più che a sufficienza. Quindi mi raccomando, scegliete delle foto che siano più o meno professionali, anzi senza più o meno, scegliete delle foto belle possibilmente, se non le avete fatele fare. E qua abbiamo la possibilità di scegliere, diciamo, il tipo di formato che vogliamo sia mostrato qui all'interno della galleria e possiamo caricare le nostre immagini qua. Quindi io ho preparato qualche foto, andiamocela a prendere, questa no, mettiamoci questa ad esempio, eccola qui, tac, carica immagine, molto veloce, ed eccola qua, pronta. Andiamo a selezionarne una seconda, mettiamoci ad esempio questa in verticale, che non è male, quindi qua immagini dove, ecco qua, con la faccia quasi un po' arrabbiata, e mettiamocene una terza. Questa l'abbiamo già messa, mettiamoci questa. Ups, sbagliato, non era qua, ma qua giù.
Ed ecco qua che abbiamo 3 foto pronte nella galleria. Ovviamente qua ogni cosa è editabile col nome, quindi possiamo scrivere galleria. Ed eccole qua. Scendendo giù abbiamo la sezione contatti, quindi io presumo che qua sia ovviamente chi ci vuole contattare metta il suo nome, la sua email, il messaggio che ci vuole scrivere, e avendo fatto l'accesso con Google immagino che le mail arrivino direttamente alla nostra email. Quindi qua ovviamente possiamo poi tradurlo in italiano o insomma, consiglio ovviamente lasciarlo in inglese. Ora questo lo sto facendo in italiano come dimostrativo per il canale, ma il mio EPK è in inglese. Comunque qua lasciamo un bel mischione di lingue e poi andiamo, altra sezione importante, a editare i social media. Allora io ho già incollato qualcosa, ho messo i 3 principali dove praticamente io bazzico, che sono Instagram, Facebook e YouTube. Quindi ovviamente sapete come fare, andate a copiarvi il vostro link, lo copiate qua dentro e via, salvate, e questo è quanto ed è pronto. Allora, una cosa importante ovviamente che manca, come avete notato o come vi starete chiedendo, è la sezione video, che per chi fa il nostro mestiere ovviamente è una cosa magari che vuole avere, è importante. La versione video è ovviamente a pagamento, però possiamo trovare, diciamo, un piccolo escamotage da fare. Quindi se noi andiamo qua sotto e aggiungiamo aggiungi sezione, vediamo che adesso abbiamo usato 5 delle 10 sezioni disponibili, quindi la prima, seconda, terza, quarta e la quinta. Ah, ecco, scusate, non ho messo un'immagine qua, facciamolo subito, prima che ci dimentichiamo. Mettiamo ancora un'immagine qua sopra, ci mettiamo questa in orizzontale, vediamo, sta caricando, eccolo qua, pronto. Allora, dicevo, la sezione video possiamo trovare un piccolo escamotage, quindi noi andiamo qui, abbiamo ancora 5 sezioni a disposizione, andiamo su Edita e vediamo qua tutte le cose che possiamo aggiungere, quindi diciamo la intro, quello che è con la corona, ovviamente lo immaginerete, sono funzioni disponibili soltanto nella versione premium. Infatti quando noi poi andiamo su video abbiamo 2 opzioni disponibili, ma sono entrambe a pagamento. Quindi cosa possiamo fare? Noi possiamo ad esempio aggiungere una sezione bio, quindi di biografia, con una foto se vogliamo, oppure con testo. Le opzioni gratuite sono 2 qua, facciamone una solo con il testo. Eccola qua che viene subito immediatamente creata. Dove è andata? Qui. Possiamo portarla in alto, quindi decidere dove piazzarla all'interno delle varie sezioni. La mettiamo magari subito sotto la musica, eccolo qua, e possiamo editarla testualmente. Ci mettiamo ad esempio video e qua sotto ci mettiamo guarda il mio ultimo videoclip su come creare un EPK. Ecco, facciamo così, dove qua sotto magari ci andrò a mettere il link a questo video. Eccolo qui. E qua sotto magari ci mettiamo, che ne so, una piccola emoji di una camera. Vediamo se ne troviamo una qua, l'avevo salvata forse una, ecco ad esempio quella del play. Mettiamoci, ad esempio, la incolliamo, mettiamo un bel play, magari ci mettiamo un'altra camera, ecco l'avevo aperta qui, tipo, ecco, movie camera, pronta. Copia, ce la andiamo a mettere qua, zac, e qua ci mettiamo ad esempio il nostro link al video di YouTube, così che avremo anche una piccola sezione video. Non è magari quella classica con l'anteprima alla quale siamo stati abituati, però insomma per un tool gratuito è forse più che sufficiente. Allora, quindi ragazzi, andiamo subito a vedere cosa è venuto fuori. Come avete visto è un processo molto veloce, se vi preparate le cose prima. La biografia, le foto, consiste solo nell'organizzarsi un po' a raccogliere il materiale. Una volta che avete il materiale, in 5 minuti il vostro Electronic Press Kit è pronto. Andiamo a fare una preview. Ed eccolo qua, guardate. Qua abbiamo le nostre sezioni, la nostra foto all'inizio, la biografia che abbiamo visto, questa vabbè, è rimasta ancora in inglese come avete visto. Qua abbiamo la sezione musica, cliccabile, guardate, pulito, professionale, la nostra sezione video, dove avremo il nostro link da cliccare, quindi potremo metterne anche 2, ad esempio.
la galleria, quindi cliccando sulla foto si apre, io posso andarmi a salvare la foto, e i contatti con la sezione social. Quindi voi capite che per un organizzatore di un evento che ha bisogno in 448, in 30 secondi, di avere tutte le informazioni in un solo posto, pulite, con un singolo link, facili da raggiungere, questa cosa qua è utilissima. Perché poi ogni volta mi mandi una foto, sì, la mando via mail, allora l'ho mandata via WhatsApp, quindi l'organizzatore, aspetta, dove l'ha messa la foto? Non mi ricordo più. Oppure banalmente vi state approcciando a un nuovo progetto, a un'agenzia di booking o state cercando un concerto e voi mandate un link pulito dove chi vi ha accesso in 30 secondi ha un'idea veloce di chi siete, cosa fate e ha tutto il materiale necessario. Le foto per un evento ipotetico, la biografia da incollare, la musica da sentire. Quindi questa cosa è ovviamente molto utile e professionale ed è soprattutto uno strumento che serve tra gli addetti ai lavori. Quindi non è appunto, come già detto, un sito internet dove uno ha, diciamo, tutta la sua esposizione, progettualità, eccetera. Questo è proprio un biglietto da visita digitale, veloce, semplice. Quindi se non ce l'avete, fatevelo. Questo è ovviamente soltanto uno dei vari tool che si possono trovare online. C'è chi preferisce farselo in PDF e caricarlo su Google Drive e poi mandare in giro soltanto il link. Questo è un metodo che effettivamente è molto veloce anche da aggiornare e semplifica la vita a voi e agli addetti ai lavori appunto che ricevono questo link. Bene ragazzi, se siete arrivati fino qua vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato utile. Vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, che è di grande supporto. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Buona giornata a tutti, ciao!